Ho vissuto ad Acetura fino ad agosto 1962. Poi dopo avevamo una situazione povera, mancava tutto. Avevamo bisogno di più sicurezza, tra virgolette, di dignità, di vita. Non avevamo quello che ci voleva per vivere. Io, essendo la prima figlia maggiore degli altri miei fratelli, pensavo sempre come potevo fare per che potesse cambiare la nostra vita, da migliorare, da non soffrire il freddo e la fame. E mio papà era in Germania e ci scrivevamo delle lettere che mia mamma, io a un certo punto ho pensato di scrivergli io una lettera a mio padre dicendogli: papà, vienimi a prendere perché io voglio venire con te, dobbiamo cambiare questo modo di vivere perché insomma secondo me non si può andare avanti così. Mio papà, quando ha visto la mia lettera e con la richiesta che io lo volevo raggiungere, si è un po' stupito e ha scritto a mia madre dicendo: Anna mi ha scritto la lettera che vuol venire in Germania qua. E mia madre, quando ha letto la lettera di mio padre, me le ha anche date, anche perché le avevo fatto di nascosto. Era più quello, lo dici perché non me l'hai detto, perché sapevo che lei aveva bisogno di me, sapevo che io venivo a mancare io un supporto, lei veniva messa in condizione di critiche per i miei fratelli e perché io la sostituivo da mamma. Ok, però mio padre mi è venuto a prendere. Allora mi è venuto a prendere in agosto e siamo partiti da Acetura il 24 agosto 1962. Io sono stata ad Acetura fino ai 20 anni e ho frequentato le scuole fino alla quinta elementare. Essendo però che i miei genitori andavano in campagna, avevano molto da fare, che non c'era altra possibilità di lavoro, io mi occupavo della casa, dei miei fratelli, di mia sorella, e alla quinta elementare mi hanno tolto da scuola per il motivo che dovevo accudire la famiglia. Solo che la mia caparbietà, a me piaceva molto studiare, ho continuato a farmi consigliare, ho fatto la scuola da privatista, mi ero messo in testa di prendere l'esame di terza media. E comunque mi sono messa in testa e ce l'ho fatta. Certo, la vita del paese era molto dura perché non era come adesso che i ragazzi avevano la libertà di uscire, di giocare. Io ero molto impegnata nella quotidianità della casa. Mi piaceva molto cucire e cercavo in un po' di tempo libero di andare a fare dei corsi di cucito, corsi per fare i modelli da sarta. Mi piaceva molto questo tipo di lavoro. All'età di 19 anni ho conosciuto mio marito, che era venuto, lui viveva in Germania già da 8 anni prima di conoscerci. È venuto a trovare una zia che abitava vicino a casa nostra, vicino a casa di mia madre. Essendo che lui cercava una ragazza del paese perché diceva che voleva sposarsi con una ragazza del sud, la sua mentalità purtroppo era quella. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti. Con un piccolo gesto la vicina di casa mi ha fatto andare a casa sua per leggere una lettera. E in quell'occasione ci siamo conosciuti. Allora in quei tempi i genitori avevano quella mentalità che non volevano che i figli erano fidanzati troppo a lungo.
perché erano troppo impegnati tra i familiari del fidanzato e il ragazzo che veniva sempre a casa. Loro decisero subito di farci sposare dopo un anno. E io mio marito l'avevo conosciuto appena, perché venne un paio di settimane a dicembre e poi è venuto a giugno, quando ci siamo sposati al comune. Comunque ad agosto del 79 ci siamo sposati ad Acetura, abbiamo fatto una bella festa, c'erano tutti i parenti di mio marito, i nostri parenti, e c'era sempre il pensiero che poi dovevo andare in Germania. Ero contenta da una parte, però il pensiero c'era anche perché non conoscevo molto bene mio marito. Mio papà già stava in Germania, è emigrato negli anni 60, poi si è sposato con mamma nel 68, è andata anche mamma in Germania e sono rimasti lì. Poi siamo nati noi, mia sorella, io e mio fratello. Io all'età di 5 anni sono venuta ad Acetura con i miei genitori che volevano rientrare in Italia. Papà ha preso lavoro, però dopo 6 mesi non si è trovato bene ed è rientrato in Germania a ritrovare il lavoro. Quando ha trovato a casa il lavoro è venuto di nuovo ad Acetura a riprenderci. Nonna è rimasta un po' sconvolta che rientravamo tutti in Germania di nuovo e voleva che io rimanessi qua per un paio di mesi. E i miei genitori mi hanno lasciata con nonna, sempre per un paio di mesi, e poi dopo sono stata 5 anni, ho fatto le scuole elementari e all'età di 11 anni poi sono rientrata di nuovo in Germania. Papà il mese di giugno, quando si chiudevano le scuole ad Acetura, veniva in treno ogni anno, mi veniva a prendere, mi portava in Germania, poi si risaliva di nuovo il mese delle vacanze e stavo 2 o 3 mesi con loro, con i miei genitori e i miei fratelli e sorella. Poi quando erano finite le vacanze loro ripartivano per la Germania e io rimanevo di nuovo con nonna. E il distacco era troppo pesante perché noi bambini questa cosa l'abbiamo vissuta un po' non tanto bene, perché nel momento che ci vivevamo con mia sorella e mio fratello poi c'era questo distacco che veramente poi piangevamo sempre ogni volta che loro andavano via o io rimanevo sola con nonna e nonno, e quindi è stato un po' non tanto bello. Mio padre era Francesco Cifuni e lui è andato in Inghilterra verso 1953 e stava in una stanza con gli amici in in una stanza perché soldi non ce n'avevano, e si hanno trovato il lavoro in fabbrica e camminavano dalle 4 alla mattina per prendere il lavoro alle 7. E poi si è sposato mia mamma, che si chiamava Anna Lacovara, con procura. Poi papà è venuto, si è preso a mamma e sono ritornato a Nottingham. E là mamma ha trovato il lavoro, però ogni settimana lei andavo a stazione del Carbonir, c'avevo un libretto che metteva do segnano, facevo stampo perché lei era immigrante. Poi è nata mia sorella nel 1956 e poi sono nato io. E io stavo male e mi ha portato dai miei nonni, le sue genitori, Rachele e Francesco Lacovara, e mi ha lasciato con loro. E sono stata con le nonne e poi a 3 anni mia mamma è morta e sono rimasta a Acetura. Ma io ero contenta a Acetura perché stavo con i nonni e le nonne mi facevano fare quello che volevo. Mi portavano fuori, su pucciarite, da chi panera dove si disse niente. E conosceva tutto quanto nel paese, c'è l'asilo, c'è chi che nando, mi accattano gelato, mi fanno tutto. Poi a 4 anni e mezzo, è venuto papà con mia sorella e mi hanno detto, vieni in Inghilterra, non ci sono il parco giochi, non ci sono le bambole. Ho detto vengo, però non pensavo che vi rimanere le nonne. Siamo arrivati alla stazione di Potenza,
ma ci ho messo poi il treno perché ho visto questo treno, tutto presto. Quando ho visto poi che il treno si è cominciato a muovere e un anno non è andato, ma ci ho messo a piangere, mi volevo andare a finestra perché volevo mio nonno. E poi sono arrivata a Nottingham in Inghilterra e sono scesa a stare con i nostri zii perché papà era vedova e io piangevo ogni giorno che mi vivevano in accettura. Dopo 6 mesi papà non già faceva più, mi ero tornata dal nonno e sono stato qua. Poi papà si è sposato di nuovo, una donna che si chiamava Angela Lo Scalzo, che faceva i servizi da luce, da quel palazzo vicino di Giglio, e lei ci ha cresciuto e ci ha voluto bene. Il mio papà, fino allora, stando da solo per 10 anni, lui faceva il manovale e giustamente viveva insieme ad altri operai nelle baracche, quindi non era possibile per noi raggiungerlo. Dopo finalmente tanti anni di sacrifici che ha fatto, è riuscito ad affittare un appartamento, è riuscito ad arredarlo e allora noi l'abbiamo raggiunto insieme a mia mamma e mia sorella piccola. Il viaggio, diciamo, è stato abbastanza lungo, però c'era questa gioia che finalmente ci siamo riuniti tutti e era un viaggio della speranza, di stare un po' meglio, di stare tutti insieme. Siamo arrivati a Stoccarda, il paesaggio era tutto diverso da come eravamo abituati, diciamo, ad Accettura. All'età di 11 anni non è che ero già stata fuori, avevo visto altri paesi, eravamo senza nessuna esperienza. La mia esperienza, diciamo, di migrante la possiamo definire sotto diversi aspetti. Una migrazione, diciamo, più domestica da certi versi, perché ho preso il diploma qui in Basilicata, poi dopo mi sono spostato su Milano, iscrivendomi all'Università Cattolica di Milano, alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. E lì ho compiuto il ciclo, il corso dei 4 anni e la scelta di andare a Milano era dovuta al fatto che i miei genitori con la mia famiglia risiedeva all'epoca nella Baden-Württemberg, nella cittadina di Balingen e quindi per me era un'opportunità di vicinanza anche ai miei, cioè nel senso capitavano le festività diciamo natalizie, di Pasqua e così via, mi mettevo in treno e riuscivo a salire e a trascorrere diciamo, le vacanze con i miei. In più è stata diciamo, un impatto di migrazione anche diretto, perché durante il periodo estivo, diciamo, universitario, per scelta, anche perché le lingue, io sono stato sempre il concetto, visto che ho dovuto, come si può dire, ho avuto la possibilità di apprenderle, che mi sono reso conto che un mese di corso di lingua fatto bene all'estero ti corrispondeva più o meno un anno di università in Italia. E quindi ho voluto sfruttare in maniera, diciamo, bivalente l'esperienza estera. Mi trovavo anche dei lavoretti che spaziavano sia nel settore industriale ma anche nel settore dei servizi, quindi della ristorazione e così via, tutti lavori che erano all'epoca registrati contrattualmente e quindi lautamente, diciamo, retribuiti. Per cui in Germania, se io vado a calcolare i mesi fra corsi di lingua e i mesi
E lavorativi, cioè io ci ho fatto un paio d'anni, diciamo a spezzoni, quindi alla fine un po' di esperienza migratoria, come si può dire, anche se a spezzoni diretta io l'ho avuta, quindi l'impatto anche con le realtà tedesche lavorative, non lavorative, ce l'ho avuta. Sono andato a scuola a Cettura fino alla terza media e dopo ho cominciato a fare l'apprendistato da muratore fino a 18 anni. Non mi piaceva andare a fare il militare e sono partito per la Germania, che lì non si faceva, tramite del consolato, non si faceva il militare. E ogni volta che venivo in ferie dovevamo scrivere al consolato per venire in ferie. Dovevamo andare alla caserma quando rientravamo a Cettura, che dovevi mettere la firma in maresciallo, e quando si ripartiva di nuovo. Questo l'ho fatto fino all'82, dopo è successo il terremoto e ci hanno congedato. E quando sono arrivato in Germania, che era un lungo viaggio, non si arrivava mai, dove mi porta mio zio. E sono arrivato al paese che si chiama Friedrichshafen, che è tra la Svizzera e l'Austria, il lago di Costanza. È bello, una città bella. E come siamo arrivati, mio zio mi ha portato subito a trovare il lavoro, che poi ho detto, io zio, voglio prima guardare se mi piace, se non mi piace. No, come mi è piaciuto a me, ti deve piacere pure a te. Adesso mi ha portato a Imbrese e mi disse subito che avevo la qualifica da muratore, domani mattina puoi subito iniziare. Il pomeriggio siamo andati a vedere la stanza dove dovevo dormire. Nel frattempo siamo andati al negozio a comprare piatti, pendole. Ho detto, zio, ma io non so cucinare, che lo vado a comprare a fare queste? Dice, no, come mi sono insegnato io, ti insegno pure tu. Mi ha lasciato lì nella stanza a sera. Io avevo fame, 18 anni, ragazzi, si mangiava. E c'era un vecchietto di guardia verticale, anche lui un lucano. Mi ha chiesto come ti chiami, come non ti chiami. Ho detto Lorenzo, io Carlo, abbiamo fatto conoscenza. Ho detto, guarda, mio zio mi ha portato qui, ma io non so cucinare. La realtà. Ha detto, no, lui, non ti preoccupare, cucino io per te. Solo che quando abbiamo finito di cenare dobbiamo fare una partita alle carte. Ho detto io, questo non è un problema, possiamo fare anche due. E così, piano piano, tutte le sere lui cucinava, sapeva cucinare abbastanza bene perché lui era un cacciatore e il ragù lo faceva bene. Sono Rocco Picard, vivo attualmente ad Cettura. Dopo un periodo trascorso in Germania da piccolo, sono andato con mia mamma in Germania in quando siamo andati a trovare mio babbo, che aveva 2 anni che era già andato in Germania, e questo esattamente è avvenuto nel 1963. E ricordo il viaggio lunghissimo, il treno lunghissimo, la paura a Milano di perderci con mamma, e poi siamo arrivati nella terra straniera in Svizzera, esattamente a Zurigo, dove con grande gioia abbiamo visto la figura di papà venirci incontro. E poi siamo saliti su una macchina con il missionario Don Aurelio di Brescia, che insieme a lui con la macchina abbiamo preso il traghetto dalla Svizzera che ci portò in Germania, il famoso lago di Costanza. La località in Germania si chiama Friedrichshafen, porto di Federico di Svevia, e lì ho vissuto per circa 12 anni. Ho cominciato a fare l'apprendista
carrozziere. Dopo 3 anni non volevo più fare il carrozziere e disse a mio padre: se faccio il meccanico continuo, se no io non vado più a lavorare. E da lì è iniziata la mia carriera a fare il meccanico e cercando di occupare sempre più spazio nell'ambito dei tedeschi, dove non è che era così semplice farsi conquistare un certo rispetto e una certa fiducia, perché comunque c'era sempre questa cosa italiani, 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 anche se nei locali tedeschi, vicino a tanti locali c'era il cartello Eintritt verboten für die Hunde und für die Italiener, come dire in italiano, ingresso proibito per i cani e per gli italiani. Dopo col tempo sempre pensavo, ma perché queste cose? E io mi sentivo male come italiano a sentire queste cose. Ma io, grazie a Dio, con il tempo non ho subito queste cose, perché ero ben integrato, parlavo bene il tedesco. Ma comunque mi facevano male e vedevo tanti italiani che mi facevano tanto dispiacere per come venivano trattati e come venivano maltrattati. Andata via dal paese a 10 anni per frequentare le scuole medie e poi l'istituto magistrale a Potenza, e appena mi sono diplomata ho raggiunto i miei genitori che erano emigrati in Germania per fare una vacanza, ma invece ci sono rimasta perché ho avuto subito l'opportunità di insegnare in una classe italiana di inserimento, che era una classe organizzata dai tedeschi in una scuola tedesca in collaborazione con il consolato. I ragazzi praticamente dovevano continuare a mantenere il rapporto con la cultura e la lingua italiana in vista del rientro, però in caso di permanenza, diciamo, in Germania, le autorità tedesche avevano previsto anche dei corsi di tedesco sempre nella scuola, in modo da poterli poi passare dopo 1 anno, al massimo 2, nelle classi di appartenenza per età. E mi sono ritrovata a 18 anni, una classe numerosissima, era alla fine degli anni 60, praticamente quando incominciarono ad arrivare in Germania anche le famiglie. Nel posto dove mi ritrovai ad insegnare c'erano delle forti comunità calabresi e siciliane, e quindi ho insegnato per 5 anni in questa classe. Dopo sono state eliminate le classi nazionali cosiddette e istituite le classi internazionali. Io nel frattempo avevo imparato il tedesco con questa full immersion, se vogliamo, nella realtà tedesca, e ho potuto insegnare per tanti anni anche a ragazzi di varie etnie tedesco. Il fatto di essere entrata immediatamente in un mondo, in un mondo acculturato, se vogliamo, cioè anche che corrispondeva alla mia formazione, ha fatto sì che imparassi bene il tedesco, che mi inserissi bene nel mondo del lavoro e nella società tedesca. Io ero molto curiosa a quell'età, 18 anni naturalmente si è curiosi, poi mi sono ritrovata subito con la patente a 18 anni, cioè cose che le ragazze, le compagne di scuola sognavano qui, dico, la mia indipendenza economica, l'indipendenza da tutti i punti di vista. E quindi sono un'emigrata, ma se vogliamo privilegiata, e il privilegio mi veniva dal fatto di avere un bagaglio culturale che ho potuto spendere anche sia nel mondo del lavoro che nella società.
Durante i miei anni di fanciullezza sono andato a scuola e purtroppo ho dovuto fermarmi con le scuole perché dovevo aiutare i miei genitori nella campagna. Nel 1945 mio padre ebbe un grave incidente nella campagna. Mentre che stava potando la vigna gli scoppiò una bomba e ebbe diverse ferite, se ne andò un occhio via, la gamba, e dopo 5 anni gli diedero un posto come usciera al Consorzio Agrario di Matera. Era indeciso se accettare o non accettare perché anche lui era un contadino, aveva fatto anche le scuole elementari, non era convinto se ci riusciva a lavorare negli uffici a Matera. Comunque decise di andarsene e si trovò bene. Dopo 2 anni andò la famiglia a Matera. Però io rimasi ancora ad Acetura perché continuavo i lavori della campagna. Dopo il 1956 decisi di andare a Matera e con la speranza di trovare un posto di lavoro. Purtroppo non fu possibile. Cercai da diverse parti, dovevo andare a lavorare solo tramite raccomandazione. Se non c'era una raccomandazione non trovavo lavoro. Lavoravo 1 mese qua, 2 mesi là, poi lavorai al Consorzio Agrario tramite mio padre che facevano la selezione del grano e prendevamo i quintali di grano sulle spalle a 18 anni. Visto che non andavo tanto bene, io ero fidanzato e volevo formarmi una famiglia, però in quelle condizioni non era possibile. Un giorno, mentre stavo lavorando a Matera, io e un amico anche di Acetura ci siamo rivolti all'ufficio di lavoro chiedendo se c'era una possibilità di emigrare. E questo è stato nel agosto del 1959. Arrivammo là, l'impiegato dell'ufficio di lavoro ci disse proprio oggi è arrivata una circolare che la Germania richiedono manodopera. Io e il mio amico subito decidemmo è meglio andare in Germania, non lo so come ci troviamo, però qui senza lavoro e una famiglia non è possibile farcela. Ci diede l'impiegato dei documenti, l'abbiamo compilato e l'abbiamo portato all'ufficio di lavoro il giorno seguente. Dopo 8 giorni arriva una lettera che mi doveva presentare all'ufficio per fare le visite mediche. I miei genitori non sapevano niente che io volevo emigrare e loro mi dissero no, non deve andare proprio in Germania, dopo c'è stata una grande guerra, ci sono state tutte quelle cose con gli ebrei, noi non vogliamo assolutamente che tu vai in Germania. E io disse non posso continuare che voi mi sostenete ancora da vivere, poi in fondo mi voglio formare una famiglia e quindi dovete accettare che io vado in Germania, vi prometto che farò del mio meglio. E così dopo si convinsero un poco e portai la domanda, poi dopo mi chiamarono che andai a passare la visita medica
Prima di partire, con gli amici andammo a vedere un cinema e manca a fare apposta questo, proiettarono un film, Il grande processo di Norimberga. Io per tutta la nottata non ho dormito, però dissi niente, ho deciso che devo andare e vado via. Oggi mi trovo qui ad Acetura, essendo che c'è la festa di San Giuliano, nostro santo protettore, i giorni del maggio. Io particolarmente sono molto devota e come difatti mi emoziono sempre, ogni volta a questa festa. È una cosa per noi molto, ci dà la forza anche tutto l'anno in Germania di... Continuiamo ad aspettare sempre il giorno che arriva la festa per partire, facendoci 1600 km dopo il lavoro per essere presenti. Quando arriva il mese di maggio, prima del mese di maggio, per noi è una grande, come se è un pensiero fisso, che non ci riusciamo a togliere. Per noi, se non veniamo qui in quel periodo, per noi è una cosa triste. Cioè, prima di venire qui ad Acetura ci dà la forza di fare tutto quello che non abbiamo fatto durante l'anno. È una cosa più forte di noi. La festa di San Giuliano si aspetta sempre con tanta commozione, ansia, non vedi che si raccontano veramente i giorni, è una cosa molto emozionante, ma anche le vacanze estive, perché tu già un anno prima, quando rientri, già devi prenotare già le vacanze, allora è già tutto programmato. Fino a che non ti metti in macchina, che parti, c'è sempre quell'ansia, speriamo che non succede niente, che riusciamo ad andare. E quando arrivi a Gallipoli, lì poi, prima che lasci la Basentana, proprio ti viene la pelle d'oca, quando sali quelle curve, è proprio un bellissimo effetto, è indescrivibile questo effetto, perché ti senti a casa. Sì.